Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere le formule di duplicazione del coseno, seno e della tangente. Se ho un angolo alfa, il coseno di 2 alfa si può trovare in tre modi: o coseno alla seconda alfa meno seno alla seconda alfa, oppure 1 meno 2 sen quadro alfa, oppure 2 cos quadro alfa meno 1. Il seno di 2 alfa è dato da questa formula e la tangente di 2 alfa è dato anch'esso da questa formula molto semplice. E come sempre andiamo a vedere un esercizio pratico. Il seno di x vale 1/2 e ci chiede di trovare il coseno di 2x. Guardando questa formula, siccome abbiamo come informazione il seno, ovviamente noi siamo furbi e tra queste tre possibilità usiamo questa formula qui. Quindi il coseno di 2x, qui è alfa ma l'angolo si può chiamare come ci pare, quindi il coseno di 2x utilizzando questa formula è dato da 1 meno 2 volte seno alla seconda di x. Poiché il seno per ipotesi vale 1/2, andando a sostituire viene 1/2 alla seconda che fa 1/4 e semplificando sopra e sopra rimane 1 e sotto 4 diviso 2 2. 1 meno 1/2 facendo l'MCM fa 1/2 e quindi in maniera molto semplice abbiamo trovato il coseno di 2x sfruttando la formula di duplicazione del coseno. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Questa volta abbiamo il seno di 4 alfa che vale 8/17 e dobbiamo andare a trovare il seno di 8 alfa e la tangente di 8 alfa. Sappiamo che l'angolo alfa è compreso tra 0 e pi ottavi, ma il nostro angolo è 4 alfa, quindi se moltiplico tutta questa disequazione per 4 ottengo che 4 alfa è compreso tra 0 e pi mezzi, perché pi ottavi moltiplicato per 4 fa pi mezzi. Quindi stiamo parlando del primo quadrante. Questo arco di circonferenza qui evidenziato in rosa e quindi noi sappiamo che gli angoli che stanno in questo quadrante hanno sia il coseno che il seno positivi. Questa informazione ci è utilissima perché per trovare il seno di 8 alfa dalla formula io ho bisogno sia del seno di alfa che del coseno di alfa. Quindi, usando la formula fondamentale della trigonometria, mi ricavo il coseno di 4 alfa. La formula fondamentale della trigonometria vi ricordo che dice che il coseno alla seconda di un angolo più il seno alla seconda dello stesso angolo fa 1. Per questo motivo, se vado a portare il seno alla seconda al secondo membro, mi viene 1 meno sen quadro. Quindi se voglio trovare cos, devo fare la radice ed ecco perché qui ho scritto la radice. Siccome so che l'angolo in questione 4 alfa sta nel primo quadrante, il coseno sarà positivo ed ecco perché qui ho scritto più radice. Ora andiamo a sostituire 8/17, dobbiamo elevarlo alla seconda. Usiamo la calcolatrice, 8 alla seconda 64 e 17 alla seconda 289. Facciamo l'MCM. 289 per 1 289, 289 fratto 289 1 e quindi ricopio il numeratore 64. Al numeratore ottengo 225 e la radice fa 15, mentre la radice del denominatore fa 17. In questo modo ho sia seno di 4 alfa, che me lo dava per ipotesi, che il coseno di 4 alfa, che l'ho appena trovato grazie alla formula fondamentale della trigonometria. Ora posso andare a applicare la formula di duplicazione e andare a trovare seno di 8 alfa. Questo perché? Perché il seno di 8 alfa è come dire il seno di 2 volte 4 alfa, che è il mio angolo. Quindi applico la formula di duplicazione, ma mentre qui la formula la applico per l'angolo alfa, perché qui c'è 2 alfa, qua c'ho 2 4 alfa. Quindi la formula di duplicazione la devo applicare pari pari ma con l'angolo 4 alfa. Quindi la riscrivo esattamente e viene 2 volte il seno di 4 alfa per il coseno di 4 alfa. Andiamo a sostituire i due numeri, 8/17 e 15/17. Moltiplicando al numeratore ho 2 per 8 per 15 che fa 240 e 17 per 17 che fa 289. Ora dobbiamo trovare anche la tangente di 8 alfa, quindi allo stesso modo usiamo questa formula. La tangente di 8 alfa la posso scrivere come la tangente di 2 per 4 alfa e quindi uso la formula di duplicazione della tangente
dove al posto di alfa, qui e qui, dovrò mettere 4 alfa. Ora, la tangente di un angolo per definizione è data da seno fratto coseno. Il seno ce l'abbiamo, il coseno ce l'abbiamo e quindi ce la ricaviamo subito. Quindi 8 diciassettesimi diviso 15 diciassettesimi. Invece di fare diviso faccio per e ribalto, quindi ribalto questo numero, viene 17 fratto 15, quindi 17 e 17 si semplificano e la tangente di 4 alfa viene 8 quindicesimi. Ora che l'abbiamo trovata possiamo finalmente andare a utilizzare questa formula, quindi 2 volte per tangente di 4 alfa, quindi 2 per 8 quindicesimi. Al denominatore 1 meno devo elevare alla seconda questo, quindi 64 225esimi, quindi al numeratore 8 per 2 16 quindicesimi, al denominatore faccio l'MCM che è 225, quindi 225 per 1 225 meno 225 diviso 225 1 ricopio 64. Facendo i calcoli il denominatore mi viene 161 fratto 225 e siccome ho una frazione a castello la scrivo in maniera più intelligente in questo modo. Questo lo ricopio, invece di diviso lui faccio per e ribalto questo numero e quindi viene così. 15 e 225 si possono semplificare, qua viene 1, mentre qua viene 15. Quindi al numeratore 16 per 15 240 e al denominatore 161. Ultimo esercizio, ora facciamo un mix dove appare sia il coseno che il seno di 2 alfa. Abbiamo un'espressione di questo tipo e l'esercizio ci chiede di semplificarla. Quindi, coseno di 2 alfa abbiamo detto che ci sono 3 possibili formule, utilizzo la prima che abbiamo visto e quindi viene così. Seno di 2 alfa lo andiamo a scrivere secondo la formula e al posto di tangente di alfa vado ad applicare la definizione della tangente, ovvero seno fratto coseno. Qui vedo subito che coseno e coseno sopra e sotto si semplificano, quindi ricopio questo primo pezzo e qua moltiplico sen per sen fa seno alla seconda, con il 2 davanti più 2 seno alla seconda di alfa. Ora noto che posso sommare questi due termini simili, quindi meno 1 più 2 fa più 1. Ora mi rendo conto che coseno alla seconda di alfa più seno alla seconda di alfa fa 1, secondo la formula fondamentale della trigonometria. E quindi questa espressione iniziale vale 1. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.